Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video proviamo a migliorare la funzionalità del binding Samsung TV che ho installato nel video precedente, installando la versione beta del binding stesso che anche grazie all'integrazione con le API SmartThings dovrebbe permettere un miglioramento delle funzionalità esistenti del binding. Ma come vedremo a fine video, l'epilogo non è stato dei migliori. Bene, ripartiamo da dove eravamo arrivati l'altra volta, e cioè dal nostro binding Samsung TV ufficiale con i relativi canali configurati. Ne avevo configurati alcuni, avevo il problema che il volume era in sola lettura, il canale non veniva identificato e basta, direi. Poi gli altri canali in teoria non tiravano fuori nulla, il nome del canale, il titolo del programma, eccetera. Poi ce n'erano anche altri tipo la sorgente, eccetera. Quindi questi qua non venivano fuori. Quindi quello che voglio fare adesso è provare il binding in versione beta, che dovrebbe essere identico a questo ma leggermente migliorato. Quindi la prima cosa che faccio è quella di rimuovere tutti gli item, li unlinko e li rimuovo, cancello la think e riparto pulito. Ok, vado sulla think, la cancello. Ok, e poi vado a disinstallare il binding. Ok, a questo punto possiamo installare il binding beta, che è questo qui. Viene fornito con dei file car, quindi l'installazione è da fare a mano. Infatti se installo questo binding e poi vado a creare la think, qui me lo vede, però non mi fa creare nessuna think. Quindi torniamo al nostro binding, disinstalliamolo pure, andiamo a cercarci nella documentazione il file da scaricare, il file car. C'è solo la versione 4.1 e io sono alla 4.04 di OpenHub, però meglio mettere la 4.1 che la 3.3.0. Quindi lo scarico e dopo averlo scaricato lo vado a mettere nella cartella OpenHub Add-ons del mio Raspberry. In questo modo l'installazione avviene manualmente. Quindi lo copio e lo incollo qui. Dobbiamo aspettare qualche secondo che OpenHub se lo carica. Intanto io apro il Raspberry e mi collego alla console, faccio un refresh e poi scrivo list per vedere i bundle. Eccoli qua, è installato, quindi me lo dà qua sotto, me lo dà attivo, quindi vuol dire che dovrebbe essere tutto a posto. A questo punto posso provare a creare la think, quindi togliamo il Raspberry, abbassiamo questo e torniamo alla nostra creazione della think. In box 3 vuol dire che mi ha trovato in automatico la TV perché è già accesa e il binding l'ha trovato in automatico. Quindi l'aggiungo, adesso non sto a perdere tempo a gestire i nomi, aggiungo tutto di default così vediamo cosa funziona e cosa no. Allora, intanto hai ereditato tutte le cose che già avevo scritto nel binding precedente, probabilmente perché se le trovate salvate. Adesso dovrò fare di nuovo l'accettazione del token, del pop-up di abbinamento del telecomando remoto, quindi vado un attimo alla TV e torno. Ok, ho fatto la procedura ed effettivamente vedete è apparso il WebSocket token, quindi vuol dire che la comunicazione è andata a buon fine. A questo punto rispetto all'altro binding si è aggiunta questa parte qua che è una connessione all'API di SmartThings, che è l'hub Smart Home della Samsung che la TV ha integrato, quindi probabilmente andando ad agganciare la chiamata API a SmartThings vengono attivate delle funzionalità in più. Per adesso non lo facciamo, poi vediamo se serve. Quindi facciamo un bel salva e andiamo dai canali, guardiamoli tutti. Quindi agganciamo volume, adesso glieli faccio creare
direttamente, gli metto solo come padre l'equipment che dovrei avere ancora, avevo già creato l'altra volta. Poi andiamo a mettere il nome della sorgente, vediamo se appare qualcosa. Ah, ok, appare Digital TV. Infatti al momento la TV è sintonizzata su un canale digitale. Vediamo un po', il mute è off e il volume è 5. Ok. Poi prendiamo il canale, vediamo se per caso lo prende questa volta, visto che questo non funzionava. Canale 2. Proviamo a prendere il nome del canale. Rai 2. Poi cosa abbiamo? Il power. Non so perché me lo dà off. Probabilmente questo non funziona bene perché dovrebbe essere on. La TV è accesa. Vabbè, non importa. Salviamo. E proviamo ad andare a vedere nella nostra interfaccia, quella autogenerata, se abbiamo l'equipment televisione. Ok, abbiamo canale 2, Rai 2, muto no, il power che sembra non funzionare, source name e volume. Ho cambiato sulla TV, ho messo il primo, ma non ha cambiato qua i valori, quindi probabilmente anche questo non funziona. A questo punto proverei ancora il volume, quindi provo a mettere 10 qua e vediamo sulla TV cosa succede. Allora, la TV si è impostata a 10, poi dalla TV ho abbassato a 3 ed effettivamente l'ha recepito. Quindi il volume funziona, però abbiamo i canali che non funzionano e il power che sembra non funzionare. Adesso provo ad agganciare SmartThing. Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per agganciare SmartThing. Quindi torniamo sulla Think. Advanced. Ok, quindi bisogna andare su questo URL per generare un token di autenticazione collegato all'account Samsung con cui siamo loggati sulla TV. Ok, quindi qua possiamo generare un token. Facciamo un nuovo token, lo chiamiamo OpenHub e vabbè, io abiliterei tutto, tanto è solo una prova. Poi in teoria per sicurezza, visto che questa è una cosa che lavora su internet, conviene mettere solo le abilitazioni che servono. Generiamo il token, me lo copio perché poi probabilmente sparisce, quindi me lo sto incollando su un notepad. Ok, a questo punto questo token lo vado a mettere qua, poi mi dice una volta che l'ho salvato devo andare a vedere i log e mettere qui l'identificativo del dispositivo. Mi apro i log. Eccolo qua, potrebbe essere questa. E lo vado a mettere qua. Salvo. A questo punto probabilmente si sono abilitati dei canali in più. Vediamo un po' se adesso funziona qualcosa in più di prima. No, il canale è rimasto sempre 2. Rai 2. Power off. Sembra che non sia cambiato nulla. Proviamo ad andare sull'interfaccia iniziale. No, direi che non è cambiato nulla. Faccio un veloce follow up perché sono andato a vedere i file di log di sistema di OpenHub per vedere se c'era qualcosa che non andasse ed effettivamente ho trovato un errore sulla ricerca di una dipendenza di una libreria versione 4.1. Io sono su OpenHub 4.0, quindi probabilmente il binding è compatibile solo con la versione 4.1. Quindi, vista anche l'imminente uscita della 4.1 stable, eviterei di perdere ancora tempo e riproverò il binding quando andrò a installare la versione 4.1.